Quando uno studente straniero inizia a imparare l'italiano, capisce subito che deve concordare il soggetto con il verbo, l'aggettivo con il sostantivo, la concordanza in genere, la concordanza in numero. Quindi, la concordanza ha senso. Che cos'è? Ciao, io sono Susanna, insegno l'italiano agli stranieri dal 2014 e sono la fondatrice di Arcos Academy, la scuola di italiano online. Benvenuti nel mio canale YouTube e in questo formato che si chiama Italiano in 5 minuti. Cominciamo il nostro argomento di oggi, non prima di esservi iscritti al canale e aver attivato le notifiche. Abbiamo già parlato della concordanza grammaticale in un altro video che vi segnalo qui sopra nelle schede. Oggi, invece, voglio parlarvi della cosiddetta concordanza a senso, che mette in difficoltà non solo gli studenti stranieri di italiano, ma anche gli italiani madrelingua, lasciandoli con dei dubbi. Si parla di concordanza a senso quando ci allontaniamo dalle regole grammaticali, preferendo concordare le parti della frase da un punto di vista semantico, cioè legato al significato, al senso della frase. Abbiate pazienza, ora vi spiego tutto. Ci sono due tipi di concordanza a senso che risultano essere i più diffusi. Complemento partitivo. Il complemento partitivo introduce una parte di una quantità intera, di un insieme. Ho preso un po' di latte per il caffè. Se un complemento partitivo regge una proposizione relativa, capita che invece di seguire la concordanza grammaticale si tenda a utilizzare la concordanza a senso. Sara è una di quelle persone che parlano sempre. La frase segue una concordanza grammaticale. Troviamo un complemento partitivo, una di quelle persone, e la frase relativa che parlano sempre. La frase relativa accorda il verbo in genere e in numero con il partitivo. La concordanza a senso, invece, accorderebbe il verbo della subordinata relativa con il soggetto della frase principale, in questo caso Sara. Sara è una di quelle persone che parla sempre. Osserviamo la seconda situazione. Nome collettivo. I nomi collettivi indicano un insieme di entità, di persone, di cose. Folla, gente, branco, squadra, gruppo. Se un soggetto collettivo o anche una percentuale regge una subordinata relativa, ritroviamo la situazione precedente. Il 55% degli uomini ha dichiarato di svolgere regolarmente le faccende domestiche. Concordanza grammaticale. Il 55%
Ha dichiarato. Tuttavia è molto comune sentire nell'italiano parlato la versione con concordanza a senso. Il 55% degli uomini hanno dichiarato di svolgere regolarmente le faccende domestiche. Quindi, cosa si fa? Quale delle due concordanze bisogna scegliere? Sappiate che scegliendo la concordanza grammaticale non sbagliate mai ed è molto importante che la usiate nell'italiano scritto o formale. Ciò nonostante, la concordanza a senso è diffusissima nell'italiano parlato e si sta imponendo molto anche negli articoli di giornale. Ora tocca a voi. Scrivete nei commenti: avete mai sentito, letto o anche usato la concordanza a senso in italiano? Spero che con questa spiegazione vi sia ora più chiara la differenza tra concordanza grammaticale e concordanza a senso. Io vi aspetto la prossima settimana, sempre qui nel canale Susanna Italian Teacher.